Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detecting. Oggi vi porterò in dei luoghi dove ci fu una delle ultime battaglie prima dello sfondamento del fronte principale. Luoghi che videro molti feriti e diverse vittime tra gli eserciti alleati quali truppe britanniche e francesi, ma anche da parte delle truppe tedesche. Nonostante i grandi sforzi e sacrifici delle truppe alleate, riuscirono a respingere il nemico e a conquistare appunto questi monti. Sono luoghi dove molti detectoristi cercarono anche nelle epoche passate, ma proveremo ugualmente a trovare tracce di questi eserciti e a provare a immaginare cosa successe lì in quell'epoca, tanto dura quanto drammatica. Bene ragazzi, detto ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale per seguire tutte le nostre avventure e soprattutto di attivare le notifiche. Ok, detto questo, iniziamo la nostra ricerca. Continuando la nostra salita verso la cima, iniziamo a trovare i primi segni di questa battaglia. Guardate. Questo è ciò che rimane di un colpo di artiglieria alleato. Dovrebbe trattarsi di un 105 mm. Uno dei miei compagni di ricerca riceve un segnale interessante e decide di scavare. Questa volta, ragazzi, si tratta di un caricatore per il Garand M1 americano. Voglio ricordarvi che le truppe francesi, soprattutto i coloniali, molto spesso erano riforniti appunto da altre truppe alleate. Bene, raggiunto il nostro punto di interesse, iniziamo a trovare le prime strutture tedesche, in questo caso postazioni. Ma ragazzi, qui intorno non troviamo nulla, quindi decidiamo di spostarci leggermente e arriviamo in un punto, guardate, c'è una sorta di ricovero naturale dove, in questo caso, il mio amico sta facendo delle ricerche e sembra aver trovato qualcosa. Mentre il mio compagno continua le sue ricerche, nei dintorni trovo questi proiettili. Ebbene, si tratta di proiettili tedeschi, in questo caso arrugginiti. Il motivo è perché negli ultimi anni della guerra la Germania provò a risparmiare sui metalli nobili e iniziò appunto a produrre i proiettili in ferro. Perfetto, tornando dal mio compagno di ricerche scopro che ha appena trovato un tubetto di dentifricio tedesco, molto famoso in quell'epoca, il Chlorodont.
Le nostre ricerche stanno avendo il loro successo. Leggermente più avanti arrivo in un punto dove sembra esserci un ricovero tedesco. Guardate. E ricevo svariati segnali. E da questi segnali guardate cosa trovo. Perfetto, tra questi segnali ragazzi trovo questa bellissima chiave in dotazione all'esercito tedesco e serviva appunto per smontare le spolette dei 5 cm tedeschi, ovvero le granate da mortaio. Con un altro segnale facciamo questa bellissima scoperta, troviamo questo fantastico crocifisso e non ci rimane che pensare che appartenne appunto a un soldato tedesco. In quell'epoca, ragazzi, era davvero importante credere in qualcosa. Con un altro segnale trovo appunto questo bottone a 3 fori, anch'esso tedesco. E ragazzi, questo bottone faceva parte dello Zeltebahn. Arriva un'altra bellissima scoperta, in questo caso fatta da un mio amico, e trova ragazzi appunto i 50 centesimi tedeschi, bellissimi. Continuando ci imbattiamo in quest'altro luogo e molto probabilmente tutte queste pietre che vedete erano messe in modo da creare un riparo tra questi grandi massi. E qui facciamo un'altra bella scoperta, guardate. Troviamo questo bossolo da 7,5 tedesco da cannone, bellissimo ragazzi. Continuando troveremo altri segnali, questa volta si tratta di materiale alleato, come in questo caso, guardate. Troviamo appunto un calibro 50 con la punta rossa. Questo vuol dire, ragazzi, che questo proiettile era un tracciante. Vi mostro di seguito un video storico di come si vedevano durante la notte questi proiettili. Continuiamo a ricevere segnali e in questo caso, ragazzi, troviamo, guardate,
bottoni delle uniformi alleate, in questo caso americane, ma ragazzi vi ricordo sempre che i francesi usavano equipaggiamento americano e britannico. In questo caso questo bottone dovrebbe essere parte di una giberna americana. Ed eccone un altro, ragazzi, subito a fianco. E dopo il diverso materiale francese che abbiamo trovato, ragazzi, finalmente sbuca fuori un bellissimo bottone British Army General Service. Guardate lo stemma, davvero bello. Continuando le nostre ricerche troveremo sempre materiale inglese, tra cui questi 303 British, che ovviamente lasceremo qui appunto per preservare la storia. Ebbene ragazzi, nonostante questi luoghi furono molto battuti e ancora oggi sono molto battuti da diversi detectoristi, siamo riusciti uguale a ripercorrere un po' di storia. Il nostro video finisce qui, vi ringrazio di averlo visto, spero vi sia piaciuto, ricordate ragazzi di attivare le notifiche e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i nostri video. Un saluto da Italy Hunters Metal Detecting, a presto! Stain on the grain of the timber, obscuring the trees and the towns. There's a sinister scent on the wind, our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls, our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. The smoke of the campfires, they weep and they wail with no sound. They darken the lights and the lamps, our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a sting on the gasp on my breath now. There's a mark on the wrist of a bound. Raw rings in the cycle of death, our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun.
is full of holes. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Now loyalty's a pistol. My heart is full of hope. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Our days are almost over. Times of change around these parts. There ain't no more cowboys, only men with violent hearts. There's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun.